Buongiorno a tutti. Oggi Tesori Abbandonati e Urbex Footsteps vogliono fare qualcosa di diverso, vogliono raccontarvi una storia. Siamo in un posto che sognavo di vedere personalmente da molto tempo, in quanto qui coesistono le mie due grandi passioni, l'Urbex e il True Crime. Quindi, assieme ai miei compagni Federico e Francesco, iniziamo a conoscere questo bellissimo borgo in provincia di Pisa, Toiano. L'antico borgo di Toiano si trova nel cuore della Toscana e più precisamente nelle colline tra Volterra e Pisa. Le sue origini risalgono all'Alto Medioevo e lo si può dedurre dalla sua struttura a castello, alla quale si accede tramite un ponte, oggi in muratura, ma un tempo era un ponte levatoio. Prima del ponte, quindi esternamente a quella che era la vita pulsante del borgo, si apre come un abbraccio il piccolissimo cimitero comunale, ad oggi ovviamente in disuso, ma non per questo privo di manutenzione. Infatti, qui abbiamo trovato, oltre che il senso di pace tipico dei luoghi di sepoltura, ordine e decoro. Qui coesistono tombe datate e moderne, che forse un po' stridono con il senso antico che si respira tutto intorno. Ci ha colpito in particolar modo la cappellina, che è il fulcro del Camposanto, dedicata alla famiglia Taruffi, di cui faceva parte anche il parroco, che per 52 anni fu la guida spirituale della comunità. Guardandolo con i nostri occhi appassionati di esplorazione urbana, possiamo affermare che la parte storica più interessante di Toiano sia senza dubbio il suo cimitero. Nell'Ottocento era abitato da circa 500 abitanti che risiedevano nelle pochissime case presenti, tutte quante si affacciavano in un'unica strada lunga 50 metri. Negli anni 60, con l'avvento dell'industrializzazione, il borgo si è progressivamente spopolato, fino agli anni 80, quando non è rimasto praticamente più nessuno. Si dice dalle 2 alle 5 persone, magari lo scopriremo più tardi. Purtroppo, in questi anni di abbandono, gli sciacalli se ne sono approfittati, portando via dalle abitazioni e dalla chiesa oggetti di valore e arredi. Gli edifici presenti sono quasi tutti danneggiati o crollati, solo pochissimi immobili sono stati recuperati ed usati come seconde case. Recentemente sono state indette alcune iniziative per far sì che Toiano non cada definitivamente nell'oblio. In particolar modo, il celebre fotografo Oliviero Toscani ha indetto un contest fotografico per ridare un volto al paese. Inoltre, in occasione degli scorsi Natali, i visitatori erano invitati a portare una palla dell'albero di Natale per portare il Natale a Toiano. Ora che Federico ci ha raccontato Toiano, passiamo alla storia scura che vi volevo raccontare oggi, quella di Elvira Orlandini. In un piccolo paese come questo, la vita è andata avanti a testa alta davanti alla devastazione del secondo conflitto mondiale. Qui infatti non sono arrivate la miseria, non è arrivata la fame, ognuno ha continuato a fare il suo lavoro, tutti i compaesani continuavano la loro vita in maniera quieta. Anche Elvira Orlandini, la protagonista della nostra vicenda, ha continuato a lavorare per la famiglia nobile dei Salt. Qui si occupava, assieme agli altri membri della sua famiglia, di tutte le faccende domestiche. Senz'altro Elvira, quando percorreva Via del Castello, faceva girare tantissime teste perché era veramente una ragazza bellissima, con un viso fanciullesco, un sorriso molto dolce e due occhi molto profondi.
Mentre vi racconto di questa ragazza, la vostra mente deve retrocedere di 70 anni. Ci troviamo infatti nel 1947. Elvira ha appena 22 anni. È la più bella del paese, tanto che tutti la chiamano la bella Elvira. È una ragazza piena di vita, con un grande sogno davanti. È infatti alle prese con la preparazione del suo corredo di nozze, perché ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo promesso Ugo Ancillotti, un ex veterano che a quanto pare stravedeva per lei ed era l'unico riuscito ad entrare nel suo cuore. Elvira è emozionatissima, ha detto il suo sì, che per l'epoca potete ben immaginare che tappa fosse nella vita di una donna diventare una moglie. Voleva dire inserirsi nella società. Lei era molto giovane, quindi per l'epoca era anche l'età perfetta, la famosa età da marito, oltre la quale probabilmente si era etichettate zitelle. Il giorno in cui la vita cambia qui a Toiano è un giorno molto importante per la piccola comunità di qui, poiché c'era appuntamento proprio qui davanti alle 5 del pomeriggio, se non vado errata, per la processione del Corpus Domini. In quest'area di gioia, di fermento per la piccola comunità del paese, Elvira deve assolvere a uno dei suoi compiti come domestica, deve andare alla fonte a procurare l'acqua per la famiglia dei Salt. La fonte dista a circa 200 metri dalla casa in cui lei lavora. Elvira era una ragazza molto ordinata, era una ragazza che adempiva ai suoi compiti in maniera diligente, sempre fedele. E subito tutti si accorsero che qualcosa non andava quando lei dalla fonte non tornò più a casa. Come ho detto prima, l'appuntamento davanti alla chiesa per la processione del Corpus Domini era di fondamentale importanza per tutti e il fatto che Elvira non fosse in alcun modo tornata buttò subito nell'agitazione tutti quanti. Non era proprio da lei un comportamento del genere, quindi il padre si incamminò lungo il sentiero del Botro della Lupa, dove vi era la fonte, per andare a cercarla. È il 5 giugno del 1947. Purtroppo il cadavere di Elvira viene ritrovato nei pressi del Bosco delle Purghe. Il corpo verrà trascinato lungo un vecchio canale di scolo. Il corpo viene ritrovato dal padre quello stesso pomeriggio. La ragazza era in una pozza di sangue. Il corpo era ancora caldo, un evidente taglio alla gola e non indossava indumenti intimi. L'autopsia rilevò che la ragazza morì per un ampio taglio alla gola che ne causò il soffocamento, inferto con un coltello tagliente al quale seguirono altre coltellate, quando ormai era già morta. Non ci furono testimoni e l'arma del delitto non venne mai trovata. Il gran numero di coltellate che ricevette il corpo di Elvira fece immediatamente pensare ad un omicidio a sfondo passionale. Sebbene vi fu più di un sospettato per questo truce femminicidio, alla fine l'unica persona che fu guardata dalle autorità con reale sospetto fu il promesso sposo di Elvira, Ugo Ancillotti. Sia per il suo essere timido e introverso, ma soprattutto per le malelingue che avevano iniziato a correre lungo le vie del paese. Ed ecco che subito l'intera Italia si spacca a metà fra innocentisti e colpevolisti. Infatti questo processo coinvolse attivamente moltissimo tutto il paese, perché un piccolo nucleo di case intoccato dalla guerra era stato letteralmente sconvolto da un fatto di sangue di questa portata. Toiano non era pronta ad avere un mostro per le sue strade. Il legale che aveva il compito di difendere Ugo Ancillotti, un certo Giacomo Picchiotti, era talmente convinto dell'innocenza del suo assistito che decise di difenderlo gratuitamente. Abbiamo trovato in rete
qualche bellissima foto d'epoca in cui tutta la comunità di Toiano si stringe attorno al suo concittadino Ugo proclamandone l'innocenza, quindi tutta Toiano si schiera per proteggere Ugo. 2 anni dopo l'omicidio di Elvira, il 21 luglio del 49, con un processo teatrale molto partecipato dai canali di tutta Italia, Ugo Ancillotti viene definitivamente assolto per insufficienza di prove. Quello passato alle cronache come il delitto del Corpus Domini è ad oggi uno dei più grandi misteri italiani, rimasto senza un colpevole, rimasto senza giustizia. Sono proprio accanto al posto dove Elvira è stata trovata dal suo caro, da suo padre, e tutto ciò che rimane di questo fatto di sangue è qui alle mie spalle. Ugo Ancillotti, dopo la sua assoluzione, ha continuato la sua vita, si è sposato con una donna, ha avuto dei figli ed è morto nel 2013. Abbiamo creato questo video con estrema umiltà, con estrema improvvisazione e con l'intento veramente di non dimenticare questa povera ragazza, perché quello che accade nell'attualità è sempre troppo forte. Vediamo anche quest'eco nel passato, sperando che non sia mai dimenticata.